Ragazzi, questo mese è stato spaziale. Ho fatto un bel po' di nuovi spostamenti e investimenti. Ho iniziato ad investire nei mercati finanziari, tutto questo diversificando anche il mio portafoglio. Poi tra l'altro ho aperto alcuni conti savings e alcuni conti con dei robo-advisor. Quindi ragazzi, questo è stato un mese intensissimo e state con me fino alla fine perché in ogni minuto di questo video ci sono novità. Per chi non lo sapesse, questa è la rubrica dove tengo traccia dei miei investimenti passati, del loro andamento e dei miei piani e progetti futuri. Faccio tutto questo per creare una conversazione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutte le vostre opinioni e idee, è apprezzatissima. Per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, dopodiché parlo degli ultimi investimenti nel corso dell'ultimo mese ed infine andiamo a parlare di tutti i progetti futuri. Tra l'altro, come vi anticipavo, in questo mese c'è parecchia carne al fuoco, quindi vi consiglio di vedere questo video fino alla fine. Prima di iniziare, come sempre, voglio sottolineare che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre proprie analisi con i vostri propri soldi. Io sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza nel mondo degli investimenti. Detto questo, passiamo alla revisione degli investimenti passati. Queste che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio i link a video, articoli ed informazioni utili per andare ad approfondire. Poi, dopo esservi informati ed aver analizzato i possibili rischi, se volete qui sotto in descrizione vi lascio i link per accedere a queste piattaforme ed avere anche un qualche bonus al vostro primo investimento. Detto questo, faccio una veloce carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese non ho depositato nulla, però ho guadagnato circa 45 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Qui nell'ultimo mese non ho depositato nulla, ma anzi sto prelevando soldi. Nonostante questo, nell'ultimo mese ho guadagnato 48 euro di interessi. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare e nell'ultimo mese ho guadagnato 1,38 euro di interessi. Non ho depositato nulla. Quarta piattaforma, rendimento etico. Qui gli interessi vengono pagati alla fine dei progetti. Nell'ultimo mese non è finito nessun progetto e non ho depositato nulla. Quinta piattaforma, Twino. Anche qui non sto depositando, ma anzi sto prelevando. Nell'ultimo mese però ho guadagnato 42 centesimi di interessi, per un totale guadagno nell'ultimo mese da queste piattaforme di 94 euro e 62 centesimi. Ho già spiegato cosa ho intenzione di fare con queste piattaforme. Io le vedo come piano di accumulo con un interesse un pelo più alto e ovviamente un rischio più alto, anche se poi in questo momento sto prelevando sempre di più perché reputo che in questo momento nei mercati finanziari ci siano possibilità di investimento con rendimenti migliori. Poi, se volete andare ad approfondire quanto ho guadagnato investendo su queste piattaforme, qui sotto in descrizione vi lascio il link a una pagina del mio blog che si chiama Income Graph, nella quale trovate tutti i grafici di rendimento che ho avuto con queste piattaforme. Passando ai mercati finanziari, come vi ho detto lo scorso mese, ho iniziato ad approfittare dell'ISA, Investment Savings Account, che sono dei particolari conti disponibili per i residenti nel Regno Unito. Come sapete, io sono residente a Londra. Investendo tramite questi conti non vai a pagare le tasse sui profitti. Ovviamente c'è un limite di investimento annuale di 20.000 sterline tramite questi conti. Parte dell'allowance, come vi dicevo, l'ho investito su un conto Lifetime ISA in un robo-advisor che si chiama Nutmeg, che è molto simile a Money Farm. Poi ragazzi, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti gli approfondimenti e le risorse a tutte le cose e i conti che sto dicendo. Detto questo, io avevo depositato 4.000 sterline su questo particolare conto. Il governo britannico ti dà 1.000 sterline all'anno bonus e in questo momento, dato che i mercati sono saliti, il conto non vale 5.000 sterline ma vale 5.667, quindi sono a 667 sterline di profitto, ma ovviamente sono qui a lungo termine, quindi potrebbero calare, potrebbero risalire. Tendenzialmente i mercati, se si investe con un periodo di 5-10 anni, danno buoni risultati. Questo per aggiornarvi sull'andamento dei miei investimenti. Ora invece passiamo a tutte le cose nuove che ho fatto nel mese scorso, quindi ai miei nuovi investimenti. Prima cosa, ho iniziato a comprare azioni. Infatti la parte rimanente dell'allowance, 16.000 sterline, le ho depositate in un conto di trading. Da lì ho iniziato a comprare azioni e adesso vi faccio l'elenco di tutto quello che ho comprato nello scorso mese. Ho comprato 33 azioni di Berkshire Hathaway, ticker BRK.B ovviamente. Questa è l'azienda di Warren Buffett e trovavo il prezzo di questo enorme
enorme conglomerato molto interessante. Tra l'altro, se volete andare ad approfondire chi è Warren Buffett, da poco ho fatto un video con alcuni suoi spunti. Nello scorso mese ho fatto due acquisti, uno quando questa azione valeva $175 e uno quando valeva 170, per un prezzo medio di acquisto di $171,70, perché quando valeva 170 ho acquistato più stock. Ora questa azione si trova a circa $185, quindi sono in profitto di circa $350. Ma questo acquisto è un acquisto con filosofia di lungo termine, infatti non mi preoccuperò se sono positivo o negativo domani. Anzi, se l'azione dovesse scendere sotto i $170, sono ben contento di acquistare ancora BRKB.B. Ed oltretutto voglio includere questa azienda in un mio piano di accumulo che vi spiegherò con un video più avanti, quindi se non volete perdervelo iscrivetevi a questo canale. Poi ho acquistato 50 azioni di Westrock WRK. Loro sono un'azienda americana leader nel packaging. Il prezzo di questa azione non è mai risalito dopo il Covid ed è stato spinto ancora più in basso perché il management ha deciso di tagliare i dividendi che questa azienda stava dando. Secondo me un'ottima scelta perché preferiscono non pompare il valore dell'azione ma gestire e amministrare al meglio la propria azienda. Queste 50 azioni le ho acquistate ad un prezzo medio di $25,50 ed in questo momento l'azione si trova ad un prezzo di $28 circa, quindi sono in profitto. Ma anche qui il mio termine è lungo ed ho investito in loro perché confido nel commercio online che aiuta tantissimo questa azienda. Oltretutto poi dovete andarvi a vedere i bilanci. Terzo e ultimo acquisto, ho acquistato 33 azioni di WBA Walgreens Boots Alliance, semplicemente una grande catena di farmacie che vende anche beni di prima necessità. Questo è un investimento molto più speculativo con un termine breve perché nel settore delle farmacie retail stanno cercando di entrare colossi come Amazon, però penso che il taglio di valore di questa azione data dalla situazione Covid non sia propriamente giustificato perché tutto sommato loro vendono medicine e beni di prima necessità. Quindi le prossime trimestrali che per questa azienda escono da poco, secondo me riveleranno ottime revenue e faranno alzare il prezzo di questa azione. Comunque ripeto, questo è un investimento molto più speculativo perché penso che le stime degli analisti siano sbagliate. Ho comprato con un prezzo medio di $40 e adesso l'azione vale $43. Poi va bene, lo screen di prima vedete anche due azioni di National Grid che non ho comprato io ma erano bonus all'attivazione di questo conto. Bonus che se volete potete avere anche voi, vi lascio il link qui sotto in descrizione e potete approfittare di queste promozioni di Trading 212. Ora, questo è quanto per la situazione dei due conti AISA, Nutmeg e Trading 212. Nell'ultimo mese però le cose non finiscono qui. Da poco ho depositato qualcosina e ho iniziato a provare ed utilizzare Oval, che è un conto di risparmio robo-advisor simile a Nutmeg. Ci ho depositato veramente poco perché sto provando la loro funzione che ti deposita X soldi settimanalmente in base ad alcune azioni che puoi fare durante quella settimana. Poi questi soldi li faccio investire automaticamente all'interno di due fondi gestiti automaticamente dalla loro applicazione. Questa diciamo che è una prova per vedere come funziona la loro applicazione, poi se volete possiamo andare ad approfondire in un altro video. Comunque se volete fare questa prova di Oval con me, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico tramite il quale avete 5 euro gratis se attivate la loro applicazione. Ora passiamo ai due conti savings che ho attivato nello scorso mese. Sì ragazzi, in questo video c'è un sacco di contenuto. Ho spostato il mio emergency fund, il mio conto di emergenza dove metto soldi in caso ci sia qualche problema, poi spero non ci sia mai. L'ho spostato dall'Italia, dove non avevo neanche un interesse, ad un conto savings britannico che si chiama Marcus di Goldman Sachs, che mi dà un interesse dell'1,05%. Due cose importantissime per me che doveva avere questo conto era: uno, i soldi dovevano essere disponibili immediatamente, e questa cosa c'è perché questo conto è easy access, quindi posso ritirare i miei soldi quando voglio. Seconda cosa, dovevano essere garantiti, e questo conto fino a 85.000 sterline è garantito dall'FCCS. Quindi per il momento sono contento di questa scelta, poi in realtà posso cambiare quanto voglio perché ho comunque l'easy access. Oltre a questo conto savings ho appena attivato un Volt Saving su Revolut con un interesse dello 0,8, easy access direttamente nell'applicazione, ed oltretutto è un Volt garantito ad 85.000 sterline sempre dall'FCCS.
veramente una figata. Semplicemente quello che faccio direttamente dall'applicazione di Revolut, quando ho dei soldi, mi arrivano dei soldi su Revolut, li vado a spostare su questo conto di savings. Purtroppo questa funzione è disponibile soltanto per i residenti nel Regno Unito, ma è veramente figa perché depositi lì i soldi e giornalmente ti pagano gli interessi. Infatti, come vedete nello screenshot, ieri ho guadagnato 35 centesimi, che è meglio di niente. Poi comunque quei soldi rimangono lì per un periodo indeterminato e alle volte molto breve, perché poi li sposto, li investo in altri progetti, eccetera. Quindi questa cosa dell'easy access direttamente nell'applicazione per me è... Poi nello scorso mese ho provato anche i segnali, ci ho fatto anche un video che vi consiglio di andare a vedere. È una cosa rischiosissima che non consiglierei mai, però in questo momento con quel conto, che comunque sono soldi che sono disposto a perdere, sto continuando a provare questi segnali e sto avendo risultati che non mi sarei mai immaginato. Infatti quello che ho intenzione di fare è un attimo rianalizzare il tutto, rifare un altro video e trovare una strategia tramite la quale poi non vado a giocarmi tutto quello che guadagno e comunque riesco a sfruttare e rischiare questi soldi in maniera intelligente. Però ne parleremo più avanti. Se volete vedere come si evolve questa soluzione, nuovamente iscrivetevi al canale. Altra cosa, ho preso la penultima posizione nel Bitcoin. In questo momento possiedo poco più di un Bitcoin, l'ultima posizione l'ho presa quando il Bitcoin valeva 8.200 euro e come sapete io sto prendendo posizioni con la strategia del dollar cost average, cioè compro a lotti ogni tot tempo. Il mio prezzo d'acquisto medio deve essere attorno ai 7.000 euro, quindi in questo momento mi trovo in profitto perché il Bitcoin vale più di 8.500 euro. Per chi vuole approfondire tutta questa vicenda, qui sotto in descrizione trovate tutte le risorse. E poi, se vi state chiedendo dove acquisto Bitcoin, io acquisto Bitcoin su Coinbase Pro. In descrizione trovate il mio link invito un amico tramite il quale c'è un bonus. L'alternativa molto più semplice ed intuitiva può essere Conio, anche di quello trovate il link in descrizione. Finendo la parentesi, in questo momento mi manca l'ultima posizione di acquisto in Bitcoin e adesso è arrivato il momento dei progetti futuri. Parlando sempre di criptovalute e Bitcoin, in questo momento mi sto informando su alcune piattaforme che ti pagano interessi depositando Bitcoin, come per esempio Crypto.com, Nexo, BlockFi e Celsius Network. Mi sto informando perché dopo aver preso l'ultima posizione ho intenzione di depositare una percentuale dei miei Bitcoin all'interno di queste piattaforme che ti permettono di guadagnare interesse sui Bitcoin depositati. Ora però non ho ancora depositato nulla e devo approfondire tutti questi argomenti nel corso del prossimo mese, che sarà altrettanto interessante. Poi, sempre cripto, per il futuro nel prossimo mese sto iniziando a provare tutte le carte cripto. Tra l'altro mi è appena arrivata la carta di Wirex che vi farò vedere in un prossimo unboxing, quindi iscrivetevi al canale se volete vedere tutte queste cose. Ora, per quel che riguarda una prospettiva del futuro dei miei investimenti, quello che ho intenzione di fare, come ho già detto precedentemente, è man mano prelevare dei miei soldi da alcune piattaforme di peer-to-peer lending e investire quei soldi nei mercati finanziari e continuare a diversificare sia le mie aziende che i miei investimenti. Infatti per questo mi sto informando anche in alcune piattaforme cripto. Oltretutto in questo momento e nel prossimo mese mi sto informando su una struttura aziendale che mi permetta di fare intelligentemente investimenti tramite il capitale che guadagna o fattura la mia azienda. Quindi penso che andrò un attimo a mischiare le carte della mia struttura aziendale per fare cose molto interessanti che comunque vi condividerò. Sì, il prossimo mese ci saranno cose veramente belle, fighe, interessanti. Sono carichissimo. Tra l'altro a metà di giugno ho intenzione di tornare in Italia facendo scalo a Parigi, perché paradossalmente non ci sono voli diretti a Venezia da Londra. Rimarrò poi in Italia o zone limitrofe per l'estate, poi comunque tornerò a Londra a settembre ed in questi mesi sicuramente recupererò tantissimi contenuti che dovevo registrare in Italia. Ci sono alcune sorprese, non ve le spoilerò ora. Poi vi ricordo che da pochissimo ho aperto un canale nel social Viola dove faccio 3 live settimanalmente nelle quali rispondo alle vostre domande e cerco di risolvere alcuni vostri dubbi. Quindi se volete farmi
una domanda o partecipare a queste live, andatemi a seguire anche lì, trovate il link in descrizione, come di tutto. Detto questo, se il video è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. È stato impegnativo, sto sudando.